Insieme alle psicologhe dell'Università Federico II a Napoli siamo giunti alla conclusione che questi disegni di gladiatori, di cacciatori di animali, sono stati eseguiti dopo una visione diretta dei fatti, non dopo un modello pittorico. E sono dei bambini molto piccoli, di 6, forse 7 anni, come si evince sia dalle figure umane, disegnate come cefalopodi, cioè gambe, braccia escono direttamente dalla testa. Ancora oggi i piccoli bambini disegnano così, cominciano così a disegnare la figura umana, ma c'è di più. Uno di loro ha messo anche la mano vicino al muro, contornandola con il carboncino, e questo ci dà la possibilità di confrontare i due disegni. Si capisce che qui a Pompei anche bambini di tenera età erano esposti a una forma estrema di violenza tra uomini e animali nell'arena, nell'anfiteatro della città antica. L'isola dei Castiamanti, dove la scoperta è avvenuta nel corso di un progetto di restauro, scavo e accessibilità, da oggi è visitabile anche dall'alto grazie a questo sistema di passerelle sospese che permetteranno di osservare gli splendidi ambienti e i lavori dove il parco archeologico è impegnato nella ricerca interdisciplinare per valorizzare l'enorme mole di nuovi dati. Nella casa cosiddetta dei pittori al lavoro possiamo vedere i pittori che nel momento dell'eruzione lasciano tutto così com'è. Dunque alcuni ambienti sono non finiti, semifiniti. Questo è stato dipinto in maniera meravigliosa con questi affreschi, anche con delle scene che non trovano confronti diretti a Pompei, ed è un piccolo ambiente situato tra l'ingresso, l'atrio della casa, e il giardino sul quale si apre una finestra. Dunque possiamo immaginare questo spazio utilizzato come un piccolo studiolo dove forse poi si ricevevano anche degli ospiti, e che doveva essere rappresentativa, essere visibili già dall'entrata le pitture, e poi anche il favoloso giardino che stiamo al momento studiando, restaurando e poi ripristinando. Siamo in un cortile di servizio di una casa su Via dell'Abbondanza, la via principale di Pompei, con tanti negozi, con probabilmente nella parte antistante della casa anche degli appartamenti che si davano in affitto, e qui però è tutto cucine, orti per la coltivazione di verdure, la latrina, un peristiglio trasformato in un cortile appunto di servizio, e possiamo immaginare i bambini che giocavano qui interi pomeriggi e avevano la possibilità di fare, forse inosservati dagli adulti, questi disegni su varie parti dei muri, dove c'era peraltro anche un cantiere, dunque lavori in corso in questa casa. Alle mie spalle si vedono le impronte della porta della casa dei pittori al lavoro, che è rimasta chiusa durante l'eruzione, fatalmente, perché fuori abbiamo trovato 2 vittime, 2 persone, una donna e un uomo di età avanzata, che hanno cercato evidentemente di entrare e sono morte ambedue nei lapilli, queste pietre vulcaniche calde che piovevano dal cielo qui davanti, cercando disperatamente di entrare.